Benvenuto a questo nuovo episodio. Per condividere lo schermo, ma per qualche strano motivo non lo fa. Ehi là, come va? Bene, dai, bene. Vabbè, ti spiego in cosa consiste la prova a cui ti sottoporrò. Ti dirò una serie... Oscar. Oscar, esatto. Praticamente ti chiederò di dirmi i vincitori di determinate categorie di premi Oscar, ok? Perché? Perché caso comunque. Esatto, mi fa piacere che tu abbia questa attitudine. Il sistema di punteggio è un po' complicato, quindi adesso te lo spiego. Ci sono 8 categorie di premi. Per le prime 3 categorie, che sono miglior attore protagonista, miglior attrice protagonista e miglior regia, Sì, la tua risposta come prima cosa consiste nella persona, ok? ok. Quindi una persona che ha vinto questo premio. Ce ne sono tantissimi. Se la prendi, guadagni 10 punti. Se la sbagli, 0. Poi, Ok. una volta che hai preso la persona, puoi provare a indovinare il film. Se fai giusto il film sono 5 punti in più, se lo sbagli sono 5 punti in meno. Poi ci sono altre 5 categorie: miglior film straniero, miglior film d'animazione, migliori effetti speciali e migliore colonna sonora. Qui non si tratta più di indovinare la persona, basta il titolo del film, che vale più 10 se giusta, 0 se sbagliata. Poi, volendo, puoi indovinare anche l'anno. L'anno vale da 3 a 10 se lo fai giusto e i punti aumentano andando indietro nel tempo, perché ho ipotizzato che sia più difficile ricordarsi un Oscar passato rispetto a uno più recente. Se lo sbagli, però, attenzione, perdi punti per ogni anno di distanza. Porca troia. Ci sarebbe un anno di, diciamo, di margine. Cioè, quindi dire un anno in più o dire un anno in meno è considerato corretto. Allora, giusto per darti un riferimento, se vuoi vincere questo episodio, devi raggiungere almeno 100 punti. Tu senti casino? È il mio computer, sì. Ah, ok. L'ho testato molto questo coso qua e funzionava. Sì, scusate, ma soprattutto con Teo, che era il primo, sono emersi un paio di errori sul file. Alcuni sono riuscito a risolverli, altri no, ma per fortuna questi ultimi sono principalmente sulle risposte sbagliate. In ogni caso, i punteggi sono corretti. Sei ancora convinta di voler partecipare o hai cambiato idea? Io ci posso provare, però penso di non saperne minimamente mezza. Aspetta, ci devo pensare. Allora, io tutti gli anni li sparerei a caso. Ma è a tempo? Non è a tempo, non è a tempo. Te li dico domani, te li dico. Se sei pronta, partiamo con miglior attore protagonista. Se no facciamo uno basic. Beh, mi ricordo che ne ha vinto uno, DiCaprio. Allora, vabbè, Leonardo DiCaprio Vabbè, metti DiCaprio, dai. C'era una volta a Hollywood, credo. con The Revenant. The Revenant. Oscar, esatto. Ah, cazzo. Allora, metti McConaughey. Ti direi, come si chiama? Jamie Foxx con il film Ray Dallas. Buyers Club. 2004, ti direi. 2005, quindi vale come risposta corretta. Perfetto. In che anno? Sono indeciso tra 2 anni. Ah, oddio. Questa facciamola scomparire che è la colonna dei suggerimenti. Vorrei provare a dire 2015. 2014, quindi è considerato giusto. Va bene. Io sparerei a un 2015, però Ok, vediamo. hai sparato. 2016. Corretto, brava. Poi, passiamo alla miglior attrice. Andrò bella che sul sicuro qua. Devo pensare a qualche attrice figa, giustamente. Vabbè, allora la facciamo facilina, dai. Sandra Bullock. Ti dico Nicole Kidman. Jennifer Lawrence. Ti dico Michelle Yeoh con Everything Everywhere All at Once 2023. Dovrebbe essere il lato positivo. Col film Gravity. No, Blind
Blind Side, The Blind Side. The Blind Side l'ha vinto. Boh, metti una Charlize Theron, ma solo perché mi viene il nome. 2014 o 13, non lo vedo comunque. Metti 14, dai. 13, quindi giusto, sì. Vuoi provare a sparare il film? No. Vuoi provare a sparare l'anno? No. Vuoi provare anno film? No. Ok. Miglior regia. Ok, ti direi Spielberg. Metti Sorrentino. Martin Scorsese. Ignarritu. Bong Joon-ho. Come si scrive? Devi dirmi come si scrive però. Ok, non me lo segna perché c'è la N, quella spagnola. Aspetta Corretto. che... infatti. Devo fare inserisci simbolo. Mi dà errore. Perché purtroppo questa roba di Excel l'ho fatta io, quindi non è proprio perfetta. E vabbè, comunque è sbagliato. Ieri tu. Alejandro Gonzalez. E con Parasite. No, lascio vuoto. Ok, anche l'anno vuoto, quindi. Sì, tutto vuoto. Ok. Con Toro Scatenato. 2020. Allora io vado nel 2015 per Revenant. Risposta sbagliata di Departed. Passiamo adesso alle categorie in cui devi indovinare solo film e anno. Allora, Miglior film. Miglior film. Bohemian Rhapsody 2019. Ti frego con la grande bellezza. Bohemian Rhapsody non ha vinto il premio come miglior film. Comunque se non mi compare, mi viene da dire che non l'ha vinto. Uno te ne deve venire in mente almeno. Ma una per forza deve venire in mente. secondo me 12 anni schiavo ha vinto il premio come miglior film. Cioè, se non dico una cavolata, Everything Everywhere All at Once. Allora io metto Parasite. Ti prego. Parasite è giusto. E l'anno. Ti potrei dire nel 2012. 2023. 2021. 2020. Come miglior film straniero ha vinto Drive My Car. Vabbè, allora io te lo ridico, cioè, è come andare a un test. Vediamo se vale, no qua. Qua vale, sì. La grande bellezza di Sorrentino. Quello 100%. Non vorrei dire, non l'ho neanche visto, ma Everything Everywhere All at Once, prova. Un altro giro. No. Ok. No, era nel 2000 e... L'ha vinto nel 2022. Sì, 2022 secondo me. 21, ma è giusto comunque. Nel. No, non lo sparo. Ok. Se no non te mi frega. 2012. 14. Secondo me Ratatouille ha vinto il premio come miglior film d'animazione. Wall-E. Provo tipo a dirti Luca. Forse Oceania. Beh, il Re Leone, ma non so assolutamente l'anno. Non mi compare il film. Comunque i punti te li dà, eh. Qua ci sono i punti. Vai, vamos. Non mi ricordo se aveva vinto No, qualcosa. non l'ha vinto. No. No. Merda. Il Re Leone non ha mai vinto l'Oscar come miglior film d'animazione. Come no? In che anno? 2008 ti direi. Corretto, bravo. No, non è Ok. no. Dovevi dire La città incantata, io aspettavo solo quello. Ah, Eh. sapevo anche l'anno, cazzo. La città è stata nel 2001. Merda, vabbè. Allora avresti sbagliato l'anno, si può consolarti, però va bene comunque. Era 2000? 2003. 2003, vabbè. Migliori effetti speciali. Vabbè, facilissimo. Avatar. Vabbè, effetti speciali ha vinto Avatar. Avatar. Il primo o il secondo? Vai sull'1 intanto. Il primo. Entrambi l'hanno vinto. Decidi tu quale vuoi mettere perché poi ce l'hanno. Ho dovuto appositamente cambiare il titolo in Avatar 1 perché sennò non li distingueva. Ed è del 2000 e... Voglio provare col primo. Ok. E ti dico 2012. Mi
mi tocca sempre spararla, però secondo me siamo sul 2006. 10, ti direi. O 2010, bravo. Vedi. Allora, questo direi Infinity War. Ti direi tipo Blade Runner. Non ha vinto? Direi 2020. 2018. No. Come miglior colonna sonora ha vinto Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re. Ti direi tipo 2001 Odissea nello spazio, no? No. Vabbè, metti X, non la so. La miglior colonna sonora metti Ennio Morricone per The Eight. The Eightful Eight. Ok, in che anno? Cazzo che anno era? Io l'ho guardato col Covid. Nel 2002. No, 2004. 2018. 2016. 2016, bravo. Comunque, sono 47 punti e 70. Ok, hai fatto 55 punti,8. Hai fatto 91 punti e quindi sei arrivata terza. Però Vabbè. 98 punti mi sembra un bel bottino, insomma. 97 punti. Pochi, cazzo. E non mi piace più questo gioco, te lo dico. Cos'è che ho cannato io? The Departed. Impazzito. Sì, ok. Se invece uno dei due che è sopra di me è Scott, Primo posto, non male. Tensione per stasera? Per stasera molta tensione, decisamente. Bene, grazie per la partecipazione. Ciao Va Edo. bene, ci sentiamo. Alla prossima. Ciao, Sacca. E forza Ciao, Milan. Grazie mille. Sempre.